Benvenuti ragazzi in questo ultimo video della trilogia di video registrati nel mio viaggio in solitaria a Londra. Come avete ormai capito dalla copertina, questo sarà un video completamente monotematico, sarà tutto a tema Harry Potter. E prima di portarvi chiaramente ai Warner Bros. Studios The Making of Harry Potter, vi porterò anche in giro per Londra a vedere 3 o 4 chicche sempre legati sui film di Harry Potter. Da cosa cominciare se non dalla King's Cross Station, la stazione da cui parte ogni inizio di settembre l'Hogwarts Express, che porta i piccoli maghetti e straghette verso la miglior scuola di magia e stregoneria del mondo, ovvero Hogwarts. Purtroppo però ci sono i tornelli per raggiungere i binari e quindi non ho potuto raggiungere i famosi pilastri attraverso cui passano i vari studenti per raggiungere l'Hogwarts Express. Non ho potuto vedere nemmeno io il treno dal vivo, ma lo vedremo tra pochissimo ai Warner Bros. Studios, ma prima facciamo una piccola tappa allo shop di Harry Potter che c'è qua in stazione. Andiamo dentro. Ok, come sempre sono arrivato con mezz'ora di anticipo al punto di ritrovo. Chiaramente è una visita organizzata. Partiremo con uno di questi grandi pullman bianchi. La visita durerà circa 6 ore, dalle 8 fino alle 2 del pomeriggio. Ho pagato circa 130 euro perché durante il periodo natalizio il prezzo aumenta in quanto tutto il set viene decorato in tema natalizio. Hogwarts sarà tutta innevata e vabbè, non sto a dirvi ora tutto quanto. Andiamo direttamente a vederlo, non vedo l'ora. Super freschissimo il primo a scendere dal pullman, siamo in perfetto orario, uno splendido tempo dato che parte della visita sarà all'esterno. In realtà penso non ci sia nemmeno la visita guidata perché ci ha detto che abbiamo 4 ore, a quanto pare si può girare. C'è uno che sta urlando HP! Può girare tranquillamente senza problemi. All'entrata trovate delle riproduzioni, anche se in realtà credo siano gli originali, pezzi degli scacchi della scacchiera, il primissimo film della pietra filosofale, e quindi niente, siamo prontissimi per entrare. Sono appena entrato e sono già super in estasi con questa mega riproduzione del drago volante con cui Harry, Ron e Hermione scappano dalla Gringotts nell'ultimo film. Il tour non è guidato, solo all'inizio c'è una breve introduzione dove si viene accolti dai gemelli Weasley e subito nella stanza successiva c'è il Golden Trio che ti introduce al primo set allestito del film. Si tira su il sipario ed è proprio qui che la magia prende inizio. È da non credere come siano riusciti a replicare nuovamente praticamente tutti gli interni del castello di Hogwarts, tutte le aule, tutti i vari dormitori. E la cosa bella è che all'interno di ogni set sono presenti i manichini dei vari personaggi con indosso gli abiti originali utilizzati per le riprese. Chiaramente tutto quello che viene esposto all'interno degli studios non è una copia di quello che è stato utilizzato per le riprese sul set. Tutto ciò che vedrete è esattamente ciò che è stato utilizzato dal cast e dai vari attori. Quello che ti coinvolge maggiormente è il fatto di avere in sottofondo tutte le varie musiche originali presenti all'interno dei film, dall'inizio fino alla fine del tour, già da quando sei fuori ancora dagli studios. Ho passato praticamente metà del tempo a canticchiare mentre attraversavo le varie scenografie, sembra davvero di essere all'interno dei film. Gli studios all'interno sono enormi, sono infiniti, cioè passeggiando tra le varie scenografie sembra proprio di attraversare di volta in volta un film dietro l'altro.
anche l'Hogwarts Express, per dire, non è una replica, è esattamente il treno che è stato utilizzato per il film. Ogni carrozza è stata allestita in sequenza sulla base dei vari film, quindi per dire, ad esempio nella terza carrozza c'è sui sedili una barretta di cioccolato che è quella che Lupin offre a Harry quando sviene per via dei dissennatori, mentre nella sesta carrozza c'è il libro di pozioni del principe Mezzosacco. Prima di passare all'esterno per proseguire la visita, direi che è arrivato il momento di provare la burro birra. I have one butterbeer, please. Yes. Come sfondo il ponte coperto, butterbeer. Ha il gusto di quei budini che ormai non penso li facciano più, i budini a collo alto, vanigliati. Buono. Burro, sa di burro. So refreshing. Cosa bella è che te la lasciano anche gratis, te la lavi qua fuori e te la porti a casa. Una delle ultime novità degli ultimi anni è la ricreazione della serra della professoressa Sprout. La cosa bella è il fatto di poter interagire anche con alcuni oggetti dei set, soprattutto nella parte esterna, ad esempio si può interagire con le mandragore. Oppure si può salire sulla Ford Anglia della famiglia Weasley. Altrimenti all'interno degli studios c'è la possibilità di registrare alcuni video su green screen, ad esempio a cavallo della Nimbus 2000. Incredibile come più vado avanti e più dico vabbè adesso sarà finito, invece ci sono altre stanze ancora da vedere, altre scenografie, è davvero infinita questa cosa. A ogni curva rimango allibito, cioè non capisco e non finisce più, e infatti adesso si entra alla Gringotts. Ma l'emozione più grande è stata entrare nella sala in cui c'era il modellino del castello di Hogwarts. Sapevo fosse grande, ma non così grande. Cioè, sono rimasto estasiato dalla grandezza di questo modellino e dai dettagli del castello. Ammetto di essere rimasto circa 10 minuti a fissarlo dal basso perché ero veramente estasiato. L'esperienza terminata è stata a dir poco fantastica, a dir poco magica. Poco fa abbiamo attraversato il set cinematografico di Diagon Alley e adesso è arrivato il momento di andare a vedere ciò che ha ispirato J.K. Rowling nella creazione di questo contesto, di questo luogo. Andiamo al mercato Leadenhall.
Se avete visto gli scorsi video registrati qui a Londra, sapete anche benissimo che all'interno della piazza di Leicester Square è stata allestita una statua in onore proprio di Harry Potter. Ed è proprio sul Millennium Bridge, con la St. Paul Cathedral sullo sfondo, che concludiamo il video. Ponte che è stato distrutto dai Mangiamorte, ha fatto una piccola comparsa durante il film del Principe Penzosangue, giusto un paio di secondi, tempo per essere distrutto, giusto un anno dopo dalla reale costruzione del ponte. Nella realtà, come sempre, vi ricordiamo di iscrivervi al nostro canale su YouTube, di seguirci su Instagram per i prossimi spoiler, per sapere quali altri video usciranno nel futuro. E nulla raga, come sempre ci vediamo al prossimo video, alla prossima avventura. Bella raga!